anni 30 l'aeroporto di Gorizia era il cuore pulsante dell'aviazione italiana, la casa del leggendario quarto stormo caccia e del Duca d'Aosta. Ma come facciamo oggi a raccontare un'epoca di eroi biplani e temerari a una generazione che vive attaccata agli smartphone? La risposta è in un cortometraggio che fonde storia, intelligenza artificiale e una bizzarra regola militare. Non si vola di lunedì. Utilizzando queste migliaia, ma non solo, queste foto, ma anche l'archivio del quarto stormo, abbiamo con l'intelligenza artificiale ricostruito quello che era lo scenario storico-ambientale dell'aeroporto negli anni 30. Quindi anche un'opportunità per rendere nota qual era l'importanza e la grandezza di questo scalo militare. Quindi l'aeroporto di Gorizia era, diciamo, fondamentale? Allora, solo per dare un dato, la divisione Aquila, che era comandata dal Duca d'Aosta, era responsabile di un'area vastissima che partiva da Gorizia ed arrivava fino a Milano, tanto per rendervi conto di quanto era importante dal punto di vista logistico, operativo questo scalo. E poi non parliamo della storia. Campoformido è stata la prima, ma poi dopo con il quarto stormo, insieme ad Aviano, ha donato l'acrobazia, la storia dell'acrobazia in Italia militare. Flavio Chianese, creatore di questo progetto, non ha voluto fare un noioso documentario storico. Ha scelto la via della favola, basandosi su un fatto reale e incredibilmente umano. Il Duca d'Aosta, un comandante severo ma profondamente legato ai suoi uomini, prese una decisione drastica nel 1935. Una decisione nata non da rigide strategie militari, ma dai postumi del weekend. Ho vietato ogni volo di lunedì. Dal mondo fiabesco dei viaggi nel tempo e dei biplani, torniamo con i piedi per terra, anzi, sull'erba. Perché oggi l'aeroporto di Gorizia è il campo di volo in erba più grande d'Europa, ma sopravvivere nel XXI secolo è una sfida che richiede un coraggio diverso. Non servono più acrobazie aeree, ma acrobazie burocratiche. Il vero nemico da sconfiggere oggi è l'oblio. E la missione è riportare a nuova vita questo luogo storico. Siamo stati autorizzati a portare avanti un piano di destinazione d'uso delle aree aeroportuali per poter fare determinate cose. Stiamo finalizzando il PSA, il piano di sviluppo aeroportuale, che fa variante urbanistica, quindi senza quello non si può costruire nulla, capannoni aeronautici, non si può insediare nulla. E allo stesso modo non si possono fare grandi eventi, quelli per i quali stiamo lavorando, abbiamo un'area tutto autorizzato da parte di ENAC. Quindi dal punto di vista del prossimo futuro c'è questo discorso proprio di sviluppo aeronautico dell'aeroporto con delle società aeronautiche che potrebbero insediarsi. La rinascita passa sempre attraverso l'evoluzione. Proprio come nel cortometraggio i piloti degli anni 30 si ritrovano faccia a faccia con i jet moderni, l'aeroporto di Gorizia sta per compiere il suo salto nel futuro. Si parla di energia rinnovabile, di parchi fotovoltaici per finanziare la struttura e finalmente di un progetto concreto per far tornare a rombare i motori su questa pista leggendaria. Il 9 di luglio, così mi hanno detto da ENAC, verrà pubblicato sull'IP Italia la nuova mappa dell'aeroporto, cioè avremo la pista lunga 1100 metri, ci sarà la possibilità di atterrare anche venendo dalla Slovenia, cosa che al momento è vietato per via del confine. Ci toglieranno anche le limitazioni di peso, per cui potremo avere qui aeroplani
per esempio il Pilatus PC-12 che porta 9 persone e potrà atterrare tranquillamente qua, con un peso, lui è sotto le 5 tonnellate. Noi adesso abbiamo la limitazione di peso di 1500 kg per decollare, diciamo, da ovest verso est, però l'atterraggio si può fare a 10 tonnellate, il decollo per quella pista lì si può fare a 1500 kg e questo non consente questo tipo di attività. Sarà un indotto allora anche per l'economia? Già è così, per esempio qui abbiamo un aeroplano francese, la settimana scorsa è andato via un aeroplano esattamente come questo in Polonia. Ce ne sono diversi che transitano, che venendo dal nord Europa vengono qui, atterrano, stanno un giorno, fanno rifornimento e poi continuano il loro tour verso il sud Italia. Chianese, perché questo video? Era un cortometraggio che è stato creato per rendere omaggio al Duca d'Aosta, il comandante dell'aeroporto qui a Gorizia del Quarto Stormo, un personaggio leggendario che era molto legato a questa regione perché non solo combatté qua sul Carso da giovane, fu ufficiale officina della cavalleria, poi divenne appunto, come ho detto, comandante del Quarto Stormo. Un periodo breve, relativamente breve, ma molto intenso. E con lui lavorarono persone che poi divennero anche esse leggendarie, tra cui nel piccolo anche mio nonno, che fu pilota del Quarto Stormo e spesso volò con lui come istruttore. Adesso alle spalle c'è la foto, dov'è il nonno? Il nonno è qui, una foto tipica storica del gruppo di piloti leggendari, come ho detto, che arrivarono all'inizio degli anni 30 all'aeroporto di Gorizia e fondarono il Quarto Stormo. Sia che si usi l'intelligenza artificiale per creare una favola moderna, sia che si progetti una nuova pista per accogliere aerei commerciali, l'obiettivo finale è uno solo, l'ispirazione. Il vero elisir di questo viaggio è la capacità di far alzare di nuovo gli occhi al cielo alle nuove generazioni, perché la passione per il volo non ha bisogno di grandi infrastrutture per nascere. A volte basta solo una bicicletta e il naso all'insù. Una passione che oggi a Gorizia sta per decollare di nuovo. Se questa storia vi ha affascinato, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E ricordate, mai volare di lunedì. Lo avevo detto di non volare il lunedì.